Salve a tutti, bentrovati. Questa volta vorrei mostrarvi come personalizzare, insomma come abbellire i pneumatici della vostra auto o del vostro scooter. Infatti, dalle foto che vi sto mostrando potete notare che bel tocco di sportività possiamo darci. In poche parole andrò a evidenziare le scritte che ci sono su di essi usando un particolare pennarello bianco studiato apposta per questo scopo. Come prima cosa ho pulito la superficie da decorare con il diluente alla nitro. Fate attenzione a non toccare i cerchi perché questo solvente è molto aggressivo. Questo è il pennarello che ho scelto per fare la decorazione. Costa intorno a 2 euro. È della Pilot, guardate qua, ma siccome non l'ho trovato in giro l'ho acquistato su internet ed ho speso 6 euro compreso la spedizione. Fate attenzione che sopra ci deve essere questa scritta, guardate qua, pennarello per pneumatici. Dunque ora dobbiamo agitarlo un poco per mischiare il prodotto che c'è all'interno. Mi raccomando, questa operazione è necessaria. Ok, ora dobbiamo pressare la punta su un cartoncino in questo modo per 3 o 4 volte in modo da far uscire il prodotto fuori. Bene, il pennarello è pronto, ora possiamo anche incominciare. Mi raccomando, questa è una fase delicata, cercate di avere pazienza nel colorare e andate piano che nessuno vi corre dietro. È meglio procedere con calma e attenzione in modo da evitare sbavature sin dall'inizio. Se questo tipo di decoro non l'avete mai fatto, ovviamente all'inizio andrete piano per essere più precisi. Naturalmente, man mano che farete pratica, poi acquisirete più velocità nel decorare, questo è ovvio. Fate attenzione a non premere troppo con la punta, questo per evitare di far uscire più colore del necessario. A differenza delle lettere che già ho colorato, i numeri, come potete notare, hanno solo il contorno stampato sul pneumatico, quindi vado a decorare solo questo contorno per non fare un lavoro esteticamente troppo invasivo. Dovete sapere che in fase di montaggio video ho velocizzato di molto la scena che state guardando, per ovvi motivi chiaramente, ma in realtà per non sbagliare sono andato molto lentamente. In caso di sbaglio o sbavatura come questa, guardate, niente paura, poiché il prodotto è ancora fresco viene via con il diluente che abbiamo usato per pulire i pneumatici prima all'inizio del video. Vi consiglio di utilizzare un piccolo cacciavite come quello che vi sto mostrando e andare a rimuovere la macchia che abbiamo fatto. Infatti guardate la macchiolina come viene via facilmente.
Se non avete diluente al nitro potete anche usare un po' di acetone, è la stessa cosa. Se al lavoro finito notate qualche piccola imperfezione o qualche piccola sbavatura, allora vi consiglio di rimuoverla adesso. Se si asciugherà sarà un po' più complicato farlo. Bene, ora posso passare anche alla ruota posteriore. Per avere un risultato eccellente vi consiglio di fare 2 passate su queste lettere, in questo modo avrete un bianco perfetto. Evitate però assolutamente di farne di più di queste passate, altrimenti il colore si spaccherà. Se dovete fare qualche piccolo ritocco ed avete bisogno di una punta molto piccola, allora potete estrarre la punta del pennarello con un paio di pinze e girarla. Ovviamente questa è una procedura che non si dovrebbe fare perché la punta potrebbe sfilarsi nel mentre decorate, ma con un po' di attenzione potete utilizzare il pennarello tranquillamente. Poiché da quest'altro lato la punta è molto sottile, allora vi consiglio di non esercitare troppa forza nel decorare, altrimenti potrebbe deformarsi. In effetti, come già vi ho detto, il pennarello non è stato studiato perché si potesse girare la punta. Io l'ho fatto per fare dei piccoli ritocchi. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!